Benvenuti a tutti su Potoi TV. Il video di oggi è un video in cui vedremo con uno sguardo generale tutte le unità tier 4 delle fazioni. Iniziamo. Cominciamo questo sguardo generale tra le truppe T4 con i marescialli. Allora, vediamo un attimo in generale cosa vediamo. Allora, vedremo la razza della truppa, quante unità per comando abbiamo, le statistiche e le abilità speciali. Allora, vediamo. I marescialli hanno 50 unità per comando, il che vuol dire che vi portate dietro 50 personcine per unità di comando, e abbiamo un 30-34 sui danni, 90 per la vita, 43 per la difesa, velocità 157 e assedio 25. Delle buone statistiche, non sono altissime per la vita e per la difesa, mentre per la velocità sono veramente tanto alte. Vediamo adesso le abilità speciali. Abbiamo, se non sbaglio, assalto, una roba del genere, adesso non mi ricordo come si dice in italiano, e fornisce un 56% di danni in più modificato dalla velocità, quindi più è alta la statistica velocità della truppa, più questo danno sarà alto sui danni inflitti, e l'effetto diminuisce di 1/3 per ogni danno che viene fatto, il che vuol dire che la prima volta sarà 56%, la seconda volta sarà un po' di meno, la terza volta sarà 1/3 completo, 1/3 di 56, e poi sparisce, il che vuol dire che per i primi 3 danni loro faranno veramente tanto male. La seconda abilità è a cavallo, come tutte le truppe a cavallo che ci sono, che fornisce un meno 10% sui danni subiti. È un'unità che io ritengo molto valida, che se siete in Rohan dovete assolutamente utilizzare, magari anche con i comandanti giusti e non in tutte le situazioni, però è molto valida e va usata. Passiamo ora alle unità di Gondor, ovvero le T4 Cavaliere del Cigno. Vediamo a 50 unità per comando, come quelle precedenti. I danni sono 27-34, la vita è 98, difesa 66, velocità 128 e assedio 28. Un'unità con delle statistiche alte sia per la difesa che per la vita, e quindi possiamo già capire che è un'unità abbastanza tank. Vediamo ora le abilità speciali. È un'unità di razza umana, come quelle precedenti, che ha a cavallo, ovvero meno 10% sui danni subiti, e protettore, un'abilità molto particolare che per i primi 3 round aumenta la difesa della truppa di 100 punti e fa assorbire tutti i danni da attacco normale al posto degli alleati, quindi una truppa fortissima, molto tank, che protegge tutte le altre truppe, tutte le altre unità, e assolutamente da usare in ogni esercito se siete in Gondor. Passiamo ora all'unità di Erebor, la T4 Guerrieri Ferrosi. È un'unità che ha 50 truppe per comando, di tipo da mischia, quelle precedenti erano a cavallo, sempre da mischia quindi, e un'unità di razza nanica. Vediamo le statistiche. 30-34 per i danni, vita 84, difesa 116, credo la difesa più alta in assoluto, velocità 49 e assedio 42. Delle statistiche molto buone, soprattutto contando che è una truppa di fanteria. Vediamo adesso le abilità speciali. Abbiamo armatura completa, che dà un meno 15% sui danni fisici subiti, e flagello dei combattenti, che dà un più 20% sui danni inflitti alle unità da mischia. Unità particolare, molto forte, molto tank, soprattutto per la difesa, quindi se siete nani usatela assolutamente. Passiamo ora alle unità T4 di Lothlorien. Abbiamo sempre 50 unità per comando, tipo di danno a distanza, quindi è una truppa che viene considerata a distanza, di razza elfica. Vediamo le statistiche. 59-60 per il danno, uno dei più alti in assoluto per quanto riguarda le unità a distanza, vita 66, difesa 41, velocità 99 e assedio 17. Unità a distanza molto forte, non così tanto fragile come si potrebbe pensare, perché ha degli ottimi livelli di vita e di difesa per essere a distanza, appunto.
Vediamo adesso le abilità. Abbiamo Kinai che fornisce il 100%, se non sbaglio, una volta portata a livello 10, di ignorare lo status di schivata del nemico ogni round, molto forte, che vi permette di colpire sempre il vostro bersaglio. E poi abbiamo Indomabile, una abilità che fornisce immunità allo stordimento e più 20 di difesa OP. Questa truppa non può essere stordita, può essere però sottoposta a follia. Tuttavia la ritengo una unità molto forte che dovete usare se siete in Lothlorien. Passiamo ora alla T4 di Arnor, ovvero Ranger del Nord. Unità per comando 50, tipo a distanza. Abbiamo danno 35-38, HP 86, difesa 49, velocità 100 e assedio 15. Quindi per le statistiche possiamo vedere che non è così alto. Per il danno sì, ma è un'unità a distanza, quindi comunque abbastanza basso. HP non troppo bassi, neanche troppo alti perché, adesso vediamo, difesa 49, quindi abbastanza alta per essere una unità a distanza. Le abilità: abbiamo Scouting Tactics, che fornisce un buff del 10% al danno e un debuff del 10% sui danni subiti quando si combatte su un terreno non strutturato, quindi senza forti o senza punti di controllo. E Protettore del Nord, ovvero difesa più 20 quando viene portato a livello 10 e assorbe tutti i danni che vengono fatti contro le unità a distanza alleate. Quindi un'unità a distanza tank molto particolare che garantisce un output damage delle vostre truppe alto, dato che tutte le unità a distanza comunque riescono a fare abbastanza danni. Particolare, da tenere d'occhio, tuttavia non è così forte, quindi attenzione quando la usate. Passiamo adesso alla prima truppa nemica della fazione dei cattivi, ovvero i caduti, i T4 di Angmar. Abbiamo 50 unità per comando, come la precedente, e tipo di truppa una unità da mischia, e vi ricordo che loro sono di razza uomini malvagi. Vediamo le statistiche. Danno 30 da 30 a 40, vita 92, difesa 55, velocità 134 e assedio 24. Quindi più o meno sono delle statistiche nella media, eccetto per il danno che è leggermente più basso rispetto alla media delle truppe T4. Vediamo un attimo il perché. Abbiamo l'abilità speciale Spite che fornisce un 60% di danni in più totali. Cosa vuol dire? Vuol dire che loro ogni volta che subiscono danno si danno da soli un buff del 6% ai danni fino a un massimo di 10 volte. Quindi molto forte, e spiega il perché del danno tra virgolette basso. Poi, come tutte le unità a cavallo, hanno anche l'abilità che riduce del 10% i danni subiti. Passiamo adesso ai carri da guerra. Loro sono la truppa T4 della fazione Rune. Hanno 20 unità per comando, quindi un po' di meno rispetto a quelle prima. Sono una truppa da mischia. Vediamo le statistiche. Abbiamo 45-60 per i danni, vita 260, difesa 70, velocità 95 e assedio 83. Sono una truppa di razza uomini malvagi. Vediamo un attimo, le statistiche sono un po' strane. La vita è particolare, il danno è relativamente basso, contando che sono solo 20 per comando, difesa 70 è comunque buono. E vediamo il perché. Abbiamo delle abilità strane, ovvero 20% di danni in più contro le unità da mischia e un'abilità che fa fare sanguinamento, ovvero il 30% di danni fisici ogni round per un round a 2 truppe nemiche. Ecco il motivo di queste statistiche particolari. Quindi delle truppe che garantiscono tanti danni e molto forti. Io ritengo che se siete in run dovreste utilizzarle. Vediamo ora i Ravagers, razziatori in italiano. Hanno 4 unità per comando, quindi molto pochi. Sono da mischia e vediamo le statistiche. Danni 400-420, vita 1300, difesa 76, velocità 40 e assedio 620. Quindi delle statistiche molto alte in ogni senso, ma comunque sono 4 per comando, quindi ecco il motivo. Vediamo le abilità. Abbiamo
unità grande che fornisce un 15% di danni fisici in meno e Furia Savage dovrebbe essere quella roba lì. Insomma, hanno un 50% di possibilità di attaccare tutti i nemici. Unità forte, di razza troll. Insomma, particolare, mi piace. Tuttavia, tra le unità buone è molto facile counterarla perché ci sono molte unità a distanza che hanno più danni contro le unità grandi, quindi attenzione ad usarla. Usatela solo se siete sicuri che nell'esercito avversario non ci siano truppe che la counterino. Vediamo adesso una truppa che mi sono dimenticato di inserire nel blocco precedente, ovvero il tiratore esperto Noldor. Sono la truppa T4 di Lindon. Hanno 50 unità per comando, sono una truppa a distanza, elfica. Hanno 55-56 danni, quindi un po' inferiore rispetto ai cugini di Lothlorien, vita 60, difesa 35, velocità 69 e assedio 16. Delle statistiche diverse da quelle dei Lothlorien. Vediamo perché. Abbiamo sguardo attento che ogni round vi garantisce di ottenere lo status di inseguimento. Poi abbiamo raffica. Allora, intanto sguardo attento è la stessa abilità Keen Eye di quelli di Lothlorien, e raffica invece è un'abilità diversa che contro 2 bersagli, quindi non soltanto contro uno, vi garantisce un attacco del 150% nei turni 1, 4, 7 e 10, mentre negli altri turni questa truppa rimarrà ferma. Allora, sono un po' strani ed è difficile farli funzionare bene. Sulla carta sono forti perché vi garantiscono un tot per cento di danno in più rispetto agli attacchi normali, tuttavia non sono tanto performanti. Vedo tanti del mio server che se ne lamentano perché non riescono a farle funzionare bene, quindi se ci riuscite scrivetemelo nei commenti. Vediamo ora gli Snaga Thrak, ovvero la truppa T4 di Isengard. Hanno 50 unità per comando, sono delle unità da mischia, sono degli Uruk-hai e hanno dei danni da 6 a 66, HP 72, difesa 37, velocità 80, assedio 25. Una truppa particolare con delle statistiche non così rosee. Vediamo le abilità. Abbiamo Cool-Headed, che non possono essere colpiti da follia e ottengono un bonus alla velocità di più 20. Poi abbiamo Crudeltà, ovvero danneggiano per il 20% del danno una unità alleata e aumentano il loro danno, quindi quello dell'unità che viene danneggiata, del 100%. E insomma, un'unità strana che punta a buffare i propri alleati, tuttavia togliendo qualcuno, perché comunque quel 20% di danni farà dei morti. Insomma, un'unità che a me non fa impazzire, quindi se siete in Isengard ditemi se siete riusciti a farla funzionare e nel caso com'è andata. Per il video di oggi ragazzi è tutto, io vi ringrazio per aver guardato, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per non perdere i futuri video, commentare con quello che provate, quello che siete come fazione, quindi le vostre truppe T4, di mettere like al video se vi è piaciuto e per oggi ragazzi è tutto, ciao ragazzi.